Le difese ucraine stanno cedendo lungo la linea delle città fortificate, nonostante cerchino di smontare le dichiarazioni russe di Gerasimov delle scorse ore, che, come ogni paese in guerra, cerca di magnificare o enfatizzare le conquiste, i lati positivi di ciò che stanno realizzando, ottenendo, raggiungendo come obiettivi. Il dato di fatto, riportato anche nei report di oggi di SV, oggi mentre registro è venerdì 28, questo è un video per i mattinieri di sabato 29 agosto, è quello che è. Allora, la prima linea di difesa della cintura delle città fortificate è andata. Le affermazioni esagerate, questo è SV, che cerca di smontare Gerasimov, di Gerasimov sull'avanzata russa fanno parte di una più ampia strategia di guerra cognitiva volta a presentare falsamente l'avanzata russa come travolgente sul campo di battaglia, in modo che l'Ucraina e i suoi partner occidentali debbano capitolare alle richieste della Russia nei negoziati. Ma perché? Allora, se è propaganda, i partner, l'Ucraina e i partner, cioè quelli che sono al vertice, sanno che è propaganda, perché dovrebbero capitolare? Solo per sentito dire? Ovviamente no. Se i fatti oggettivi sono quelli che dicono i nostri, in questo caso ISV, che nel report di oggi, in uno dei paragrafi, cerca di spiegarci perché quello che dicono i russi è esagerato, allora non dovrebbero esserci questi problemi, questi dubbi sul cedimento della nostra volontà. Posso capire il sentiment popolare delle masse che potrebbe essere influenzato, ma tanto da noi le informazioni principali arrivano le nostre, mica quello che dice Gerasimov. Ma anche fosse, che influenza può avere quello che dice Gerasimov sulle masse europee? Molto limitata, che non incide affatto sulla volontà di continuare la guerra se questa sta portando dei risultati positivi. Se invece i risultati al fronte e i risultati dei bombardamenti non sono quelli che ci raccontano, allora sì, se arrivano i russi che mettono sul piatto della bilancia quello che sta accadendo e che è contro la narrazione che sta portando avanti l'Occidente, diventa un problema. ISV è sempre lo stesso report di oggi. ISV, in questo caso citato da un'agenzia tedesca, ma comunque quello che riporta nei paragrafi successivi. Le forze russe hanno recentemente avanzato a ovest della città di Kostantinivka. Kostantinivka è quella zona delle città fortificate, è quella a sud, che è stata occupata dai russi e all'interno della quale ci sono i combattimenti. E il fronte lì è arrivato fino al passo successivo, infatti all'interno della cintura fortificata di Kostantinivka-Druzivka. Quindi ci sono state ulteriori avanzate. È un centro di importanza strategica, è della parte nord-occidentale della regione. E poi c'è stato, e nella parte nord-occidentale di Sumi c'è stata un'altra avanzata. Infatti lo riporta anche successivamente. Le forze russe sono recentemente avanzate nella città di Sumi, sempre ISV. Deep State riporta che c'è un'avanzata russa a Chasiv Yar. Poi più varie avanzate non confermate, che sono quelle che riportano di solito solo i russi, che cercano ogni volta di dire o che non sono confermate o che se ci sono i video sono comunque video modificati con l'intelligenza artificiale o creati con l'intelligenza artificiale. Le mappe di solito le colorano prima di quanto ammettano che quella zona effettivamente ora è occupata dai russi, nel senso che l'esercito russo è arrivato lì. Oltre al fronte, dove sta andando male, che è il punto principale dove dovrebbero preoccuparsi di ottenere dei risultati per poter dire che stiamo vincendo la guerra, perché dire che stiamo vincendo perché la Russia fallirà tra un po', perché è sempre tra un po'. La Russia fallirà tra un po' e stiamo danneggiando i wild berries russi, quando la Russia con dei bombardamenti di numero significativamente inferiore quanto a ordigni lanciati fa dei danni enormemente superiori, anche perché l'Ucraina è senza difese aeree, diventa difficile sostenere che stiamo vincendo la guerra per quello.
Se dovessimo stare solo ai bombardamenti, l'Ucraina ha perso da mo'. Se dovessimo stare al fronte, l'Ucraina sta perdendo, perché sta perdendo territorio ogni giorno. L'obiettivo principale della Russia è ottenere quel pezzo di Donetsk che completa il Donbass, e che era quello che avevano richiesto l'anno scorso, l'ho ripetuto tante volte negli ultimi video, durante l'incontro in Alaska, che i nostri hanno voluto non cedere per continuare la guerra, perché avevano intenzione, o forse speravano effettivamente, o hanno creduto ai report che dicevano che i russi non sarebbero mai arrivati sulla cintura delle città fortificate. Ed eccoci qui che sono arrivati lì e hanno sfondato anche la prima linea, anche se cercano di dire di no. Non l'hanno confutato, hanno detto che è esagerato quello che ha detto Gerasimov. Non hanno detto che non è vero, hanno detto che è esagerato. Cioè, i russi hanno detto abbiamo preso 10? No, non è vero, hanno preso solo 8. Capito qual è la filosofia dei nostri media? Cercando di dire che comunque sta andando bene, è che non sta andando così male. Questa è la filosofia. Comunque, sempre fonti tedesche. Sentite. Droni costantemente in volo. Kiev sotto attacco continuo anche di giorno. Questa è di ieri sera. Stazioni, altri rifugi. Durante il giorno nella capitale è solitamente possibile condurre una vita relativamente normale, perché la Russia di solito attacca la notte. Come tutti, bombardano di notte, perché evidentemente è più semplice, si portano più ordigni a obiettivo. È più facile intercettarli di giorno? Comunque sia, i russi hanno cominciato a bombardare anche di giorno, forti della consapevolezza che quello che lanciano arriva a destinazione. Anche perché anche oggi gli ordigni come droni lanciati dall'Ucraina, che sappiamo ora essere accompagnati da tantissimi droni britannici, era nell'ordine di tra i 500 e i 600 intercettati dalla Russia. La Russia ha dichiarato intercettati, quindi ne hanno lanciati molto di più se sono arrivati. Ma gli obiettivi colpiti si parla di 1-2 obiettivi colpiti. Quindi qui si parla di sciami di droni enormi lanciati sulla Russia, ma colpiscono 1-2 obiettivi. Mentre la Russia ne lancia molti meno e colpisce moltissimi obiettivi. C'è stato, non a Kherson, sì a Kherson, dove hanno proprio completamente distrutto il sistema energetico a tempo indeterminato. Mi sembra a Kherson. Questa non me la sono segnata perché l'ho letta ieri mentre stavo facendo il mio solito riepilogo serale prima di andare a letto per cercare di capire che cosa stava accadendo. Non me la sono segnata tra le varie agenzie perché dico vabbè me lo ricordo e invece non me lo ricordo. Vabbè, pazienza. Tuttavia l'aeronautica militare ucraina tra le 7 e le 19 ora locale 140 droni diretti verso la capitale. Oltre 100 di questi erano a reazione, una nuova generazione Geran 5 e è più veloce, più difficile da intercettare. L'aeronautica militare ucraina ha riferito di aver intercettato almeno 120 droni. Quindi sotto bombardamento Kiev anche di giorno. Raid aereo russo da record dall'inizio della guerra. Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, che cita funzionari governativi, fonti governative di Kiev ovviamente, Kiev ha registrato 13 allarmi antiaerei nell'arco di 24 ore. Ieri, il 27 agosto. Questo numero di allarmi rappresenta un record dall'inizio della guerra nel 2022. La capitale ucraina è rimasta sotto allarme per ore e ore e ore. Giovedì il Ministero degli Esteri ucraino ha riportato una durata totale di allerta di 872 minuti, quasi 15 ore. Anche quest'inverno c'era stata una notizia che vedeva le principali città ucraine essere praticamente sotto allarme per tantissime ore. Oltre al fatto che i bombardamenti russi privavano di acqua, riscaldamento, gas per tante ore e l'elettricità per tante ore durante il giorno, tipo 20 ore, 16 ore, 20 ore, che è impensabile. Voi immaginate di essere senza elettricità, senza acqua, senza riscaldamento per 15 ore su 24. Non si può pensare di condurre una vita, io non dico normale perché sono in guerra, ma una vita con i requisiti minimi.
per come la conosciamo oggi nei tempi moderni. Kherson praticamente in ginocchio, eccolo qua, allora me l'ero segnato. Era Kherson? La campagna russa contro la popolazione civile ucraina, questo è Le Monde se non sbaglio, forse sempre l'agenzia tedesca NTV. La centrale elettrica e di riscaldamento della città di Kherson è stata messa fuori servizio a tempo indeterminato a causa di un attacco russo. Il capo dell'amministrazione militare di Kherson sta esortando i residenti ad abbandonare la città e tutti i villaggi limitrofi. È particolarmente preoccupato che le famiglie, i bambini e gli anziani, che se hanno possibilità escano di casa. Kherson rimarrà senza elettricità né riscaldamento per tutto il prossimo inverno. Questi devono andarsene da lì perché non ripareranno mai i danni che hanno subito. Questo per far capire quanto siano più distruttivi i bombardamenti russi di quelli ucraini e quanto ogni escalation ucraina, che ci dicono porterà alla guerra e costringerà la Russia al negoziato, porti invece a dei bombardamenti più violenti sull'Ucraina, dei quali pagano le conseguenze principalmente i cittadini, i soldati con la vita, alcuni civili con la vita o rimangono feriti, ma patiscono le pene e le difficoltà tutti i cittadini che risiedono in queste città, così come in altri villaggi, non dico solo vicino al fronte, ma anche lontani dal fronte. Ora qui siamo vicino al fronte, però siamo lì. È dall'inizio di luglio che la Russia ha anche lanciato 170 bombe plananti nella regione di Kherson. La situazione in Ucraina è drammatica, è sempre peggio, va sempre peggio. Da quello che leggo non mi sembra ci sia stato un ribaltamento assolutamente che ci hanno raccontato da inizio 2026 sulla situazione bellica, né dal punto di vista dei bombardamenti né dal punto di vista del fronte. Al fronte le avanzate russe ci sono sempre e comunque. Se c'è qualche riconquista ucraina viene subito riassorbita dall'avanzata russa. L'unica speranza, che comunque non è detto che porti a qualcosa di buono, l'unica speranza è che la Russia fallisca come ci raccontano da 4 anni e mezzo. Se la Russia fallisce economicamente, e non succede da oggi al domani, e immagino che comunque i vertici russi lo sappiano già da mesi prima, e voi immaginate che se Putin e tutti i suoi si rendano conto a mesi di distanza che stanno andando verso il fallimento, questi alzano bandiera bianca, alzano le mani e dicono ok, ci arrendiamo? O tenteranno il tutto per tutto, visto che sono consapevoli del fatto che c'è tutto l'Occidente che cerca praticamente di azzerare la Russia. Come giustamente l'Ucraina e gli ucraini vogliono difendersi per mantenere la loro identità, voi immaginate invece che i russi non facciano altrettanto? Nel caso in cui fossero veramente in difficoltà come ci raccontano? La Germania pubblica delle dichiarazioni di Merz che io trovo un po' inquietanti. Merz annuncia la reazione all'incidente di Lipsia. Lipsia è quel luogo sull'aeroporto dove sono stati rinvenuti 3 droni, dicono. Uno ha colpito un aereo cargo ucraino, aveva dell'esplosivo, guarda caso non è esploso, più altri 2 droni, che fa parte di quel gruppo di droni che vengono avvistati in giro per gli aeroporti in Germania da tanti mesi, no? Adesso ne hanno ritrovato uno con l'esplosivo, volevano far saltare in aria sta aereo, ma non ci sono riusciti, guarda caso, e lo hanno ritrovato tutto intero con l'esplosivo, ok? E stanno facendo le indagini hanno già deciso chi è il responsabile. Lo hanno detto in modo chiaro e ovviamente è stato Putin. Però stanno aspettando l'ufficialità. Sentite. Secondo Merz, il governo tedesco renderà noti i responsabili dell'incidente del drone a Lipsia e prenderemo, virgolettato, una decisione definitiva nei prossimi giorni e a breve ci sarà una risposta adeguata. Che significa? Dovesse essere confermato che si tratta di un drone russo, con tutti i dubbi che possono esserci sulla possibilità
per gli agenti russi di operare in Germania e poter far volare dei droni sugli aeroporti. Prenderemo una decisione definitiva nei prossimi giorni e ci sarà una risposta adeguata. Il cancelliere ha fatto riferimento alle indagini della Procura federale e delle autorità di sicurezza che sono già in fase avanzata. Non appena queste indagini saranno concluse e i risultati saranno considerati confermati, verranno resi noti i nomi dei responsabili dell'incidente. Non ci vorrà molto, ha sottolineato Merz, e poi dovremo reagire di conseguenza. Che vuol dire? Che vogliono attaccare la Russia nel caso in cui venga fuori un rapporto dove si evidenzia un coinvolgimento russo in questi droni? Allora che cosa avrebbero dovuto fare con gli ucraini che hanno fatto saltare il Nord Stream? I droni non identificati, non si capisce di chi li hanno ritrovati, ma non sanno di chi sono e non hanno ancora capito di chi sono dopo tanto tempo, nonostante lo abbiano ritrovato intero. Penso sia abbastanza facile, no, per gli analisti capire di chi è un tipo di drone, no? Non hanno causato danni. Non c'è stato nessun incidente, promettono una risposta adeguata. Sul Nord Stream, la principale condotta energetica tedesca che ha mandato in crisi energetica e economica l'Europa, hanno confermato e appurato che è stato un gruppo di ucraini, ovviamente facenti parte dell'esercito, delle elite, e lì invece la risposta adeguata è stata mandare ulteriori soldi e armi a Kiev per continuare la guerra contro la Russia? Non è che niente questi cercano di trovare il casus belli per poter alzare ulteriormente il livello di scontro, coinvolgendo definitivamente uno dei paesi europei NATO nello scontro contro la Russia, trovando la scusa per poterla attaccare? Ricordiamo che Merz è in estrema difficoltà politica, ha i consensi sotto le suole delle scarpe. Perché non far precipitare gli eventi per rimanere in carica? Perché qui il problema è che se questi vanno alle elezioni o dovessero far saltare Merz, si dovesse dimettere, arriva AfD, che è quello che non vogliono assolutamente in Germania. In Germania intendo i vertici politici, l'establishment. I paesi baltici ci dicono continuamente che gli arrivano droni addosso, anche se non dicono dichiaratamente che sono russi, ma comunque è colpa della Russia, perché di solito sono ucraini. La Polonia, ogni 2x3 il governo di Tusk alza il tiro contro la Russia. La Moldavia non ne parliamo. La Germania però ha un peso insieme alla Polonia importante, voglio dire. I paesi baltici sono 4 gatti. Polonia, ma soprattutto la Germania, hanno un peso enorme. Se questi non si comportano in modo equilibrato dal punto di vista politico, rischiano veramente di trascinarci in una terza guerra mondiale che per il politically correct non bisogna parlarne oggi. Non si può parlare di terza guerra mondiale perché non è vero, noi non attacchiamo nessuno, ci stiamo solo difendendo. Grazie di essere arrivati fin qui, come sempre sostenete il canale. Se apprezzate il lavoro che faccio, potete farlo innanzitutto con un like, con un commento, condividendo il video e economicamente con un abbonamento mensile che potete fare su YouTube. Ci sono 3 livelli, scegliete quello che è più equilibrato per le vostre tasche e secondo voi congruo per sostenere il canale che non ha sponsor. In alternativa all'abbonamento YouTube c'è il portale Patreon che vi permette, oltre di avere 3 livelli mensili, ci sono anche 3 livelli annuali, scontati ovviamente. Grazie a tutti, al prossimo video.